Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per girare un video didattico, un video che parla di un fungo che, se ricordate bene, per chi mi segue, questa primavera vi ho fatto vedere un suo fratellino della stessa specie, ok? Quindi cambiamo in quel fratellino che è quello autunnale e parliamo di un fungo dalle caratteristiche veramente particolari, anche per la sua forma molto particolare. Parliamo dell'Helvella crispa. L'Helvella crispa, conosciuta anche come fungo riccio, è una scomicete appartenente alla famiglia delle Helvellacee, come un video che avevo già creato precedentemente della Helvella monachella. Bene, adesso vi descrivo il nostro bel funghetto. Allora, il cappello, come vedete, viene chiamato mitra, come nelle morchellacee. Ha una forma, come potete osservare, irregolare, ondulata, lobata, non so se riuscite a vederlo, e di colore biancastro nocciola pallido. Può raggiungere una lunghezza di 4-5 cm il cappello, parliamo, mentre il gambo è cilindrico, robusto e cavo all'interno. All'interno la superficie della carne è bianca, un bianco giallognolo, che è percorsa da delle crespe, vedete? È tutto increspato. Il gambo può raggiungere un'altezza dai 6 ai 15 cm. La carne chiaramente è bianca, è soda, ma è fragile al tocco se la schiacciamo. È un odore delicato, delicatissimo. Non è come le morchelle che hanno un odore spermatico. Questo qui ha un odore piacevole ma molto delicato. Il nome crispa di questo fungo deriva dal latino che significa increspato, chiaramente riferendosi al nome del cappello del fungo. Dovete sapere che questo fungo è diffuso in Europa e in Nord America. Può essere trovato in boschi di latifoglie e di conifere, spesso in terreni umidi e ricchi di humus. Cresce solitamente in gruppi, quindi è un fungo gregario, ok? Ne trovate in grandi colonie, o possono essere anche messi tutti in fila. Può essere avvistato alla fine dell'estate fino all'autunno inoltrato. Il nome comune in alcune regioni è conosciuta come fungo a sella o fungo a cresta, a causa della sua forma ondulata e lobata. Parliamo di commestibilità di questo fungo. In passato l'Helvella crispa era considerata un buon fungo commestibile. Tuttavia, studi recenti hanno rivelato che contiene tracce di giromitrina, un po' come c'è nella giromitra esculenta, quindi è una micotossina cancerogena. Per questo motivo è sconsigliato il suo consumo, poiché può causare intolleranze alimentari o disturbi gastrointestinali. Per ricercarla è importante sapere che tipo di fungo è l'Helvella crispa. È un fungo saprofita, il che significa che si nutre di materia organica morta sul terreno, ok? Quindi dove ci sono tanti rametti, foglie marcescenti, lui funziona da spazzino. Questo lo rende in effetti un importante decompositore dei suoi habitat naturali, chiaramente contribuendo al ciclo dei nutrienti del sottosuolo, perché trasforma tutte queste materie in materiale organico. Dovete sapere che non è interesse di questo fungo solo per gli esseri umani, ma anche diversi insetti piccoli che possono utilizzare l'Helvella crispa come fonte di cibo o di rifugio, perché essendo cava all'interno, qualche animaletto si può rifugiare all'interno. Chiaramente questo aiuterà a contribuire alla biodiversità dell'ecosistema, perché grazie alle loro zampette si potranno portare in giro le spore di questo fungo, disseminandole lungo il bosco. Fate attenzione, perché l'Helvella crispa può essere confusa con l'Helvella lacunosa, che è un'altra specie di Helvella, ok? Ma quest'ultima, che vi ho appena detto, ha un cappello più scuro, grigiastro,
ok? Quindi ben diverso da questa che è l'Elvela crispa, che è molto chiara. E poi ha un gambo, quella falsa, più prolungato e scanalato. Dovete sapere che questo fungo qua appartiene al genere Ascomicete. Cosa significa Ascomicete? Significa che questo fungo si riproduce come gli altri funghi grazie alle spore, ma queste spore, a differenza dei basiomiceti che hanno le spore nella parte sottostante del fungo, quindi nell'imenofero, quindi nelle lamelle o nei tubuli a seconda se sono delle bolletacee, in questi funghi qua invece, essendo ascomiceti, hanno come dei piccoli sacchetti dove sono contenute praticamente le spore e sono praticamente sulla superficie del cappello, vedete? Qua sulla superficie del cappello ci sono le nostre spore, i nostri aschi. Bene cari amici, siamo giunti alla fine di questo video, spero che l'abbiate trovato veramente interessante, perlomeno avete conosciuto una nuova specie che mancava chiaramente nel reparto video. Come voi sapete qua sul canale ci sono molte specie fungine che non solo quelle edibili ma anche quelle non edibili, quindi è un più che mancava nel nostro reparto video. E spero che un po' più di conoscenza vi possa aiutare durante le vostre uscite micologiche, quindi poter riconoscere anche ciò che ci circonda, anche se non è obbligatoriamente un qualcosa che dobbiamo consumare. La conoscenza, ricordatevi che è sempre utile e può esservi utile anche poi per andare a cercare quei funghi che voi stimate tanto, ok? Bene, per chi non l'avesse ancora fatto vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, un bel like se vi è piaciuto, condividete il video sui vari social perché è importante, perché conoscere i funghi comunque ci aiuta anche a evitare di vedere poi nei boschi questi funghi distrutti, divelti e rotti. Questo spesso succede a quelle persone che non conoscendo il fungo lo rivolta nel caso fosse un fungo commestibile, ma spesso basta un'occhiata e alcune caratteristiche visive sono già sufficienti per riconoscere una specie fungina se è edibile o non edibile. Ok, io vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi, un saluto dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.